Ciao a tutti, oggi vediamo finalmente un altro paio di in-ear monitor che da tanto, forse troppo tempo, non vi porto sul canale. Sto parlando delle Oriveti BlackQ Dynabird, degli auricolari cablati che non sono troppo complessi tecnicamente parlando, ma usano materiali particolari che, a detta del produttore, incrementano le performance acustiche, di cui vi parlerò più tardi in dettaglio. Ormai lo sappiamo che le in-ear monitor hanno una dotazione ricca di accessori, quindi se come me siete curiosi di capire cosa troviamo quando le portiamo a casa, vediamo insieme che cosa ci ha riservato Oriveti per queste Dynabird. Prima però consentitemi di ringraziare appunto Oriveti che mi ha mandato questo esemplare in prova. La confezione delle Dynabird ha forme e dimensioni piuttosto contenute, è composta esclusivamente da carta e cartone e non c'è traccia di plastica di alcun genere. In confezione troviamo una custodia rigida in tessuto e una scatolina di cartoncino nero che al suo interno contiene due diverse tipologie di gommini neri e bianchi. I gommini neri hanno una forma più classica tonda, un'altezza più contenuta e sono disponibili in taglie che vanno dalla XS alla L. I gommini bianchi invece hanno forma d'ombrellino e sono più alti rispetto alla controparte nera. Questi sono disponibili dalle taglie dalla S alla L. Quelli bianchi sono leggermente più morbidi rispetto a quelli neri, ma non sono pensati per offrire un timbro diverso del suono in uscita, quanto piuttosto di dare più scelta all'utente per trovare la vestibilità migliore. Infine troviamo ovviamente il cavo e gli auricolari che, mi perdonerete se non lo ricordo, ma mi sembra arrivino già installati. Difatti nella scatola di cartone non ci sono fori dove inserire gli auricolari. Non vorrei dire una fesseria, ma mi pare che arrivino proprio già pronti. Vediamo ora più da vicino gli auricolari ed esaminiamo come sempre il destro. Cosa notiamo guardandoli da vicino? Prima di tutto che la struttura è al 100% metallica, alluminio nello specifico, e tranne il gommino non ci sono inserti in plastica o resina. Questo da un lato ci assicura una certa durata nel tempo, in altre parole per come è lavorato l'alluminio è molto difficile riuscire a romperlo e anche solo a graffiarle. Dall'altro lato l'alluminio, seppur leggero, ne fa inevitabilmente lievitare il peso che arriva ai 6 grammi esatti, quindi non un peso esagerato ma di poco superiore al solito. L'esterno della capsula è caratterizzato da quest'area tonda, satinata e zigrinata al tatto e sulla parte alta il logo Oriveti. La parte interna della capsula invece non è sagomata come ci si aspetterebbe per delle classiche in-ear monitor e riprende anzi le forme più semplici degli auricolari Bluetooth, dove abbiamo una camera tondeggiante e l'ugello che entra poi nel canale auricolare. Se rimuoviamo il gommino vediamo quella che potrebbe sembrare una rete metallica a protezione, mentre è invece un filtro che viene utilizzato per mettere a punto il suono. Per queste Dynabird il filtro non è rimovibile, ma altri modelli hanno questa caratteristica e offrono in dotazione filtri per modificare il suono. Spero di potervele raccontare nel prossimo futuro qui sul canale. Per finire sono dotate di un cavo staccabile intrecciato di colore nero che utilizza un connettore standard a 2 pin da 0,78 mm e che non ha particolari caratteristiche costruttive se non appunto il fatto di avere un terminale da 3,5 placcato in oro e risultare piuttosto flessibile con una guaina plastica che impedisce che si aggrovigli. Anche questo cavo, come gli altri che abbiamo visto nelle scorse settimane, è preformato per adattarsi meglio alla curva dell'orecchio. L'auricolare è sì leggermente più pesante del solito, ma una volta portate in posizione quasi non si avvertono, risultando comode e confortevoli. Riescono a risultare in questo modo perché la loro forma è più piccola rispetto ad altri modelli preformati, per cui almeno su di me l'auricolare non tocca alcun lato, risultando appunto molto gradevole da indossare. Quello che mi ha lasciato invece un po' perplesso sono stati i gommini. Vero che ne abbiamo molti a disposizione, ma di nuovo, almeno su di me, ho fatto fatica a trovarne di adatti e alla fine ho optato per quelli bianchi di taglia M perché gli altri più bombati e corti non erano di mio gradimento. Penso che si dovrà optare per qualche gommino a memoria di forma, che però non è incluso nella confezione e avrei preferito ci fosse stata almeno questa opzione in più. Poco da segnalare anche per quanto riguarda il cavo in dotazione, che ha una lunghezza di 1,20 m e un peso di circa 22 grammi. Anche lui con qualche grammo in più del solito, ma non così tanti da tirare in avanti mentre ascoltiamo musica. Per finire, anche la parte di cavo che gira intorno all'orecchio, oltre a essere proformata, ha un'ulteriore guaina plastica
ergonomica che rende agevole la procedura per indossarle e comodo quel pezzetto di cavo appunto che va in appoggio. Come sempre per le in-ear, il grado di isolamento passivo deve essere necessariamente alto per isolarci dai rumori esterni e farci apprezzare al meglio la nostra musica preferita. Le mie perplessità circa i gommini influiscono anche in questo senso e il mio consiglio è di perderci la giusta quantità di tempo per trovare il setup giusto o ancora meglio dotarsi di gommini a memoria di forma. E veniamo ora all'aspetto principale per delle in-ear monitor come queste Dynabird, il suono. Come vi ho anticipato in apertura, sono tecnicamente meno complesse rispetto ad altre che abbiamo visto qui sul canale, potendo contare infatti su un solo driver da 9,2 mm. Ma com'è possibile che questo driver sia in grado di offrire un suono coinvolgente senza l'ausilio di ulteriori driver ad armatura bilanciata ad esempio? La risposta sta nel materiale di cui il driver è parzialmente costituito, ovvero il berillio. Questo è un materiale che viene utilizzato principalmente per costruire altoparlanti specializzati nella riproduzione delle frequenze alte. Questa capacità del materiale di queste Dynabird si traducono in bassi incisivi capaci, quando serve, di dare un bel rimborbo, ma rapidi, non danno cioè quella sensazione di basso profondo e persistente. I medi sono invece un po' sottotono rispetto alle altre frequenze e le voci risultano meno realistiche rispetto ad altri in-ear monitor. Gli alti invece hanno una certa vigoria che in alcune tracce però viene espressa con troppa energia e questo tende a renderli un po' stridenti. Anche la quantità di strumenti percepibili è buona ma non ottima come altri modelli della stessa Oriveti. Possiamo insomma considerarle delle medio di gamma nel panorama delle in-ear monitor, che rispetto ad auricolari Bluetooth sono su un altro livello, ma rispetto ad altri prodotti offrono un'esperienza appunto di medio livello. Per finire, le Dynabird hanno un'impedenza di 16 ohm e una pressione sonora massima di 108 decibel, offrono quindi una buona potenza in uscita e il volume è sufficientemente alto. E veniamo quindi alle conclusioni mentre vi mostro come di consueto un riepilogo delle caratteristiche principali e la mia personale pagella. Se dal punto di vista sonoro queste Dynabird non sono adatte all'ascolto di tutti i generi musicali, ma ad esempio prediligono magari il pop o il jazz, da quello della qualità complessiva sono delle medio di gamma che hanno degli aspetti positivi il fatto di avere una costruzione eccellente e un design moderno, mentre in quelli negativi che vi lascio riassunti qui di lato, una firma sonora non adatta a tutti e che andrebbe ripensata in un futuro upgrade. Detto questo, la dotazione è buona, ma pesa a mio parere la mancanza di gommini a memoria di forma che avrebbero alzato il punteggio circa la vestibilità e l'isolamento dai rumori esterni, cosa alla quale possiamo porre rimedio in autonomia, fatemi dire, acquistando dei gommini più adatti o riutilizzandoli se già li abbiamo a casa. Sono disponibili solo in questa variante, che in realtà non è un colore essendo l'alluminio lavorato con macchine a controllo numerico, quindi il colore argento è dato appunto dalla lavorazione del materiale e dal materiale stesso. Si possono acquistare dal sito ufficiale Oriveti per $99,99, un prezzo questo che per l'alta qualità costruttiva ci può stare, anche se le avrei preferite intorno ai 79. Se siete interessati trovate il link in descrizione o le potete trovare a circa metà prezzo sul mio canale Telegram che vi invito a seguire. Bene, anche per questa settimana è tutto, vi ringrazio per essere rimasti con me fino alla fine. Altre in-ear monitor sono in scaletta per le settimane a venire, ma prima di analizzarle dovrò raccontarvi di alcune True Wireless che sono lì che aspettano la recensione, brand del calibro di Sennheiser o Bose, giusto per citarne due a caso. Nel frattempo iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, commentate per scambiarci opinioni, chiedetemi eventuali consigli e come sempre, alla prossima!